But let me ask you, do you want to be in a place that's filled with a bunch of assholes? Nato il 5 gennaio 1969 a Canton, Ohio, con il vero nome di Brian Hugh Warner, Marilyn Manson è diventato una delle figure più controverse e iconiche degli ultimi 30 anni. Dal ragazzo terrorizzato dagli Slayer all'icona dell'industrial rock, Manson ha sempre camminato sul filo sottile tra provocazione, arte e trasformazione, reinventandosi continuamente senza mai perdere la sua capacità di catturare, sorprendere e scandalizzare. Nel video di oggi ripercorreremo alcuni degli aneddoti più curiosi e leggendari della carriera di Marilyn Manson. Torneremo alla sua vecchia amicizia con Trent Reznor dei Nine Inch Nails, un rapporto intenso e tormentato ma che ha inevitabilmente segnato i suoi inizi. Rivivremo le polemiche esplose quando Sweet Dreams arrivò su MTV, scioccando mezzo mondo, e racconteremo dei 2 arresti in appena 24 ore durante il turbolento tour italiano del 2001 e di quella volta in cui da ragazzino Manson si spaventò a morte dopo aver comprato un disco degli Slayer. Uno dei rapporti più importanti e complessi della carriera di Marilyn Manson è stato senza dubbio quello con Trent Reznor, mente architetto dei Nine Inch Nails, una delle band americane più innovative di quel periodo, di cui Manson stesso era fan. Reznor scoprì Manson agli albori, quando ancora nessuno poteva immaginare cosa sarebbe diventato. Riconobbe in lui un potenziale diverso, pericoloso, forse persino familiare. Lo prese sotto la sua ala, lo introdusse nella sua etichetta Naughty Records e produsse i primi lavori della band, accompagnandolo passo dopo passo fino alla creazione di Antichrist Superstar. Il loro rapporto diventò ben presto una miscela perfetta di genialità e caos. Da un lato, Reznor fungeva da guida creativa soprattutto sul piano sonoro, metodico, brillante e ossessivo nel controllo di ogni dettaglio. Dall'altro, Manson era l'allievo ideale e allo stesso tempo il più imprevedibile possibile, autodistruttivo, affamato di provocazione e profondamente creativo. I due diedero vita a una delle collaborazioni più intense e trasgressive degli anni 90. Non a caso, durante il tour Self-Destruct del capolavoro The Downward Spiral uscito nel 1994 dei Nine Inch Nails, Trent Reznor scelse di portare proprio Manson come opening act in alcune date, offrendo alla sua band un palcoscenico mondiale e un'opportunità unica di farsi conoscere ancor prima del boom di Sweet Dreams e Antichrist Superstar. Manson ovviamente non deluse le aspettative e con la sua presenza scenica potente e provocatoria e le incursioni sul palco accanto ai Nine Inch Nails trasformò ogni serata in un'esperienza indimenticabile per i presenti. Un episodio curioso, avvolto in un'ombra sinistra e che rivela quanto fosse profondo il legame tra Trent Reznor e Marilyn Manson fin dagli inizi, riguarda il video dei Nine Inch Nails del brano Gave Up. La clip, girata nel 1992, ha come sfondo la villa di 10050 Cielo Drive, tristemente famosa per i tragici eventi del 9 agosto 1969 legati a Sharon Tate, ex moglie del regista Roman Polanski, vittima di un omicidio della cosiddetta famiglia Manson, da cui appunto il cantante prese il secondo nome d'arte. Reznor aveva affittato la casa trasformandola nel suo studio, Le Pig, che veniva frequentato anche da Marilyn Manson. La sua presenza trovò poi spazio nel video di Gave Up, dove, ancora giovanissimo e semi-sconosciuto, giocò il ruolo di chitarrista della band. Purtroppo però, dopo l'uscita di Antichrist Superstar, considerato uno degli album più geniali di Marilyn Manson e prodotto nuovamente da Trent Reznor, i due si allontanarono, interrompendo le loro collaborazioni. Si ritrovarono intorno al 1999, quando Manson comparve a sorpresa nel videoclip dei Nine Inch Nails per la canzone Starfuckers, e nel 2000 salì come ospite su diversi palchi della band. Da lì in poi però, per ragioni mai del tutto chiarite, la loro collaborazione e a quanto pare anche la loro amicizia si interruppe definitivamente, chiudendo per sempre uno dei capitoli più oscuri e affascinanti della musica industrial.
Un aneddoto, forse poco conosciuto, legato alla giovinezza del cantante americano, riguarda niente meno che gli Slayer, la leggendaria band americana di thrash metal. Riascoltato oggi, questo episodio fa quasi sorridere, soprattutto se si pensa a ciò che Manson sarebbe diventato negli anni successivi. Da ragazzino, infatti, entrato in un negozio di dischi e attratto dal nome inquietante e dall'immagine della copertina, Manson acquistò Live and Dead, il primo album dal vivo degli Slayer pubblicato nel 1984. Tornato a casa e fatto partire il disco, accadde però l'imprevedibile. Il suono ruvido, martellante e quasi minaccioso, quell'ondata di energia selvaggia, aggressività pura e i testi crudi e provocatori che accompagnavano ogni traccia del disco lo colpirono così profondamente da spaventarlo sul serio, tanto da chiedere a sua madre di riportarlo al negozio. A suo favore però va detto che a quell'epoca gli Slayer facevano davvero paura ai giovani americani, come confermato da molti che assistevano ai loro concerti o ascoltavano per la prima volta i loro album. Eppure, qualche anno più tardi, nel 1991, Manson visse un'esperienza completamente diversa e assistette ad un concerto degli Slayer durante il Clash of the Titans Tour, affiancati da Megadeth e Anthrax. Come raccontò lui stesso, rimase profondamente colpito non solo dalla potenza e dall'energia travolgente della band, ma anche dalla passione dei loro fan. Questo, pur non essendo un grande appassionato di musica thrash metal, lo portò ad avere una sincera ammirazione per gli Slayer e per l'impatto che la loro musica e il loro pubblico avevano sulla scena. A conferma di tutto ciò, negli anni successivi, Manson decise di collaborare con David Sardi, produttore musicale, proprio perché aveva già lavorato con gli Slayer. Nel febbraio del 2001 il tour Guns, Gods and Government arrivò in Italia per alcune date, ma quelli che dovevano essere semplici concerti si trasformarono presto in una vicenda mediatica e legale molto controversa. In quegli stessi giorni l'Italia era scossa da un caso di cronaca particolarmente delicato, il processo di Sondrio contro 3 adolescenti accusati dell'omicidio di Suor Maria Laura Mainetti, avvenuto a Chiavenna il 6 giugno dell'anno precedente. Durante le indagini, la polizia aveva trovato nelle case delle ragazze immagini di crocifissi, pentagrammi e testi delle canzoni di Marilyn Manson. I media collegarono immediatamente il cantante al caso e con l'arrivo del suo tour nel paese la polemica esplose rapidamente. La musica di Manson, già da tempo al centro di discussioni sui presunti effetti negativi sui giovani, tornò bersaglio di critiche e sospetti. Non furono solo i media a intervenire, diverse associazioni religiose e gruppi di genitori denunciarono la presunta pericolosità dei suoi spettacoli. Tra le voci più accese ci fu anche quella di Don Gaetano Ceravolo, sacerdote del santuario di Paternò, che poche ore prima dello show al Palaghiaccio di Marino a Roma lanciò un allarme pubblico, sostenendo che bisognava prestare molta attenzione perché a suo giudizio il rock di Manson poteva persino indurre i giovani ad atti di vandalismo. In questo clima già incandescente, il concerto di Roma, del 5 febbraio, finì inevitabilmente sotto stretta osservazione e subito dopo la performance Marilyn Manson venne arrestato con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Dopo poche ore venne rilasciato, ma la storia non finì lì. Infatti, il giorno dopo, a Bologna, arrivò un secondo arresto e questa volta riguardava addirittura un episodio vecchio di 2 anni legato al suo concerto del 1999 all'Heineken Jumping Festival di Imola. A quel punto la vicenda prese una piega davvero surreale. Manson, che si aspettava solo di salire sul palco e fare il suo spettacolo, si ritrovò travolto da accuse, denunce, polemiche, articoli sui giornali e sotto la stretta attenzione non solo delle forze dell'ordine, ma anche della Chiesa e delle autorità religiose. Quando finalmente poté parlare con i media, spiegò di sentirsi preso di mira. Raccontò che appena arrivato in Italia c'era già un clima ostile nei suoi confronti, alimentato dal processo di Chiavenna e dalle polemiche sul presunto legame tra la sua musica e i comportamenti dei giovani. Secondo lui quegli arresti erano solo un modo per mostrare che in Italia sapevano tenere a bada un personaggio controverso come lui. Le polemiche, ovviamente, rimbalzarono in tutto il mondo. In Polonia, ad esempio, alcuni giornali arrivarono persino a inventare che il cantante, durante le date italiane, avesse compiuto gesti rispettosi verso il Papa, cosa che Manson smentì categoricamente. E così quello che doveva essere un normale passaggio del tour si trasformò in una delle tappe più turbolente della carriera di Marilyn Manson, tra fraintendimenti, accuse, un clima mediatico rovente e il record di 2 arresti nel giro di 24 ore. Primavera 1996. Tra negozi di dischi pieni di cassette e CD di grunge in lenta ritirata,
MTV, regina indiscussa dei video musicali, lanciò quasi a sorpresa e a rotazione un video destinato a scuotere il mondo musicale, Sweet Dreams di Marilyn Manson. Il brano, già noto come singolo e incluso nell'EP Smells Like Children, pubblicati l'anno precedente, scatenò tramite il video un vero e proprio fenomeno, catapultando Manson dall'underground al suo primo grande boom mediatico. L'impatto fu immediato e travolgente. Il videoclip scatenò reazioni contrastanti. Da un lato catturava l'attenzione dei più giovani e infiammava l'entusiasmo di chi già seguiva la band, dall'altro veniva contestato in maniera esasperata da chi considerava quelle immagini pericolose o scandalose. Fatto sta che in poche settimane il nome e l'immagine di Marilyn Manson si diffusero ovunque, sulle labbra di fan e critici, nei giornali e nelle radio, diventando impossibile da ignorare e trasformandolo in una vera e propria icona della scena alternativa di quegli anni. Girato da Dean Carr in una chiesa abbandonata vicino a Los Angeles, un luogo scelto apposta per esaltare l'estetica inquieta e disturbante del video, Sweet Dreams è ancora oggi considerato un'icona degli anni 90. Tra le scene più memorabili troviamo Manson sporco che cavalca un maiale, oppure circondato da colombe, o mentre cammina lento e indeciso o si contorce su se stesso con sguardi e espressioni angoscianti, talvolta indossando un costume bianco con tanto di velo sul volto. Il tutto è ripreso da inquadrature da ogni angolo dell'edificio e con immagini volutamente sfocate e distorte, creando un'atmosfera tanto surreale quanto sconvolgente per tutta la durata del video. Le richieste d'ascolto e di messa in onda crebbero a tal punto che persino MTV, inizialmente incerta a causa dei contenuti forti e dell'estetica estrema, fu costretta a inserirlo in heavy rotation, mentre la canzone, una cover degli Eurythmics pubblicata nel lontano 1983, iniziò a essere trasmessa sempre più spesso anche dalle radio. Tutto ciò non solo ne ampliò enormemente la diffusione, ma alimentò l'interesse, accese discussioni, suscitò reazioni contrastanti e proiettò Marilyn Manson come una delle figure più controverse e magnetiche della scena alternativa degli anni 90. Che piaccia o no, Marilyn Manson rimane senza dubbio uno degli artisti più discussi degli ultimi decenni, capace di trasformare ogni eccesso, ogni caduta e ogni intuizione in una parte essenziale e fondamentale del suo mito. And who am I to disagree?